Bene amici, benvenuti in un nuovo video. Finalmente sul canale torniamo a parlare di tecnologia e nello specifico oggi vi voglio parlare di un bel prodottino economico ma veramente dalle potenzialità incredibili. Se mi seguite da anni su questo canale sapete che io parlo sia di business online che di tecnologia. Incentreremo maggiormente gli argomenti sulla tecnologia in questo periodo perché sono uscite una serie di chicche di novità veramente interessanti e alla portata di tutti e delle tasche di tutti. Quindi mi raccomando, se vi interessano questi argomenti iscrivetevi al canale, attivate la campanella per notifiche, mettete un bel like e commentate, così mi aiutate a salire con l'algoritmo di YouTube. Ma andiamo subito a presentare il nuovo arrivato in casa, il nuovo prodotto tecnologico, il Samsung Galaxy Tab A9. È un prodotto di fascia bassa di casa Samsung, ma dalle potenzialità davvero incredibili. Va a riprendere un po' il suo predecessore, il Galaxy Tab A7 Lite di casa Samsung, per le quali sono state fatte principalmente due versioni, una con 3 GB di RAM e una con 4 GB di RAM. Questo esce direttamente con 4 GB di RAM e con una memoria base di partenza di 64 GB. Questo modello è il modello solo wifi. Perché l'ho preso? Perché ho trovato un'offerta da €1 alla modica cifra di 119,99 €. Ok? Vi lascio il link in descrizione per poterlo acquistare in offerta direttamente online, magari su Amazon, così potete acquistarlo veramente in poco tempo. Questo è un prodotto che può essere considerato un piccolo concorrente dell'iPad mini, non a livello di prestazioni ma a livello di portabilità. Ma andiamo subito ad aprire la confezione, ok? Così vediamo subito il prodotto. Allora, apriamo. Come vedete il solito packaging di Samsung. Ok, leviamo ecco qua, diciamo la pellicola protettiva, e adesso andremo a configurarlo di modo che poi vi faccio vedere tutto il tablet. Ok, eccoci qua. Quindi basta un doppio tap sullo schermo per attivare il tablet. Adesso magari impostiamo anche una luminosità abbastanza elevata, ok? E come potete vedere il tablet si presenta così. Ovviamente gestisce in automatico la rotazione dello schermo, come ormai in tutti i dispositivi. La configurazione è stata davvero semplicissima perché grazie al mio Samsung Galaxy S24 Ultra, quindi il mio smartphone principale con il quale sto effettuando la registrazione in questo momento con la fotocamera frontale, è bastato inquadrare il QR qua sopra per configurare e fargli prendere tutte le impostazioni in automatico. Si è anche installato le app, configurato i widget sullo schermo, tra l'altro ha riconoscimento facciale per lo sblocco. Per esempio questi widget qua io ce li avevo già sull'S24 Ultra, ok? Di cui poi andremo anche a parlare. Un bel prodottino, 64 GB di memoria e 4 GB di RAM che gli permettono di fare le sue funzioni egregiamente, ed è un prodotto sicuramente valido per il 2024. Portatile, semplice, leggero. Se avete una giacca, anche dovete andare al lavoro, sta tranquillamente all'interno della giacca del vostro blazer. Quindi per chi è pratico, comunque per chi è maniaco dell'EDC un po' come me, per everyday carry, questo è un prodotto sicuramente incredibile. Una fotocamera di cui adesso non mi ricordo diciamo, la definizione, ma diciamocelo chiaro, non è che compriamo un tablet tanto per fare le fotografie. La possibilità di gestire, adesso come vedete io ho aperto il file manager, ok? Poi basterà semplicemente fare così. A questo punto posso anche aprire più applicazioni su lo schermo. Per esempio adesso io mi vado a prendere, che ne so, l'icona di Amazon, me la apro, ok, la tengo premuta, vedete? E lui mi dice, ok, di qua hai aperto Amazon, di lì che cosa vuoi aprire? Mettiamo, che ne so, Google Chrome. Apro Google Chrome
Oh, eccolo qua, vedete? E posso tranquillamente gestirmi lo spazio da dedicare alle rispettive applicazioni. In più, ovviamente, posso semplicemente facendo un tap abbassare tutto. Se riseleziono, posso aprirmi le due applicazioni assieme e posso anche tranquillamente andare, che ne so, ad aprirmi un YouTube. Oh. Vedete? Basta trascinarlo e lo apro dove voglio e lui mi chiederà quale altra applicazione aprire. Quindi prodotto davvero comodo, vedete? Tra l'altro gestisce poi lo split screen anche così. E che dire, è un prodottino che va veramente bene. Tra l'altro consiglio di acquistarlo con degli accessori che vi lascio il link in descrizione nei commenti. Tra l'altro i 4 GB di RAM sono più che sufficienti per un uso quotidiano, guardare i film, i video, ci si può anche lavorare perché io ci ho provato e nello specifico ho acquistato questa penna universale, vi lascio il link in descrizione nei commenti, che al suo interno ha, basta svitare il retro, ecco qua dentro c'è la punta di ricambio, ok, sul retro, ed è compatibile con qualunque dispositivo, ok? Ovviamente non ha il palm rejection, quindi se volete scrivere sul tablet lo potete fare. Tra l'altro vedete la penna fa egregiamente il suo lavoro. Se apriamo Samsung Notes, andiamo a fare una nuova nota, gli andiamo a dire di per esempio scrivere. Ok, vedete, adesso vi faccio vedere, lui comincia a scrivere senza problemi, ok? Però ovviamente non ho il palm rejection, quindi nel momento in cui appoggio il palmo non riesco a scrivere. Quindi o comprate quei guantini apposta per il palm rejection, altrimenti non funziona. Però questa penna la consiglio vivamente. In più consiglio di abbinarla a una custodia. Mi sto trovando molto bene con questa custodia che ho preso su Amazon, molto robusta, molto bella. Ve la faccio vedere applicata al tablet. Eccola qui. Si chiude perfettamente, c'ha il suo elastico. Ovviamente ne va a perdere un po' della praticità, della sottigliezza del tablet, perché magari nella tasca del blazer così non ci sta più, però è davvero comoda. Diventa un po' come avere dietro un'agenda. Ok, ci vado a infilare anche il mio pennino, perché ha il portapenna, perché poi bisogna fare attenzione anche perché su Amazon, a seconda di che penne prendi, non vanno bene per questi elastici perché stanno larghe. Quindi, e in più cosa avete? Abbiamo questo discorso di ok, di due posizioni, ok, da poter utilizzare e chiudere e portare via. Questo è un ottimo strumento che può essere accompagnato con un mouse, per esempio un mouse come questo Bluetooth, che questo è sia Bluetooth che Wi-Fi. Vi lascio il link in descrizione nei commenti anche di questo, per poterlo utilizzare e lavorare, collegarvi in desktop remoto, fare qualunque tipo di applicazione, quindi potete usarlo come un PC questo, ok? Non ha ovviamente Samsung DeX, vista la quantità bassa di memoria RAM e comunque anche il processore, però comunque fa egregiamente il suo lavoro. Poi, per i più attenti, posso consigliare questa custodia. Allora, questa custodia qua, in similpelle, fatta appositamente per il, diciamo, per il Galaxy Tab A9, che poi è il modello, diciamo, il fratello minore del Galaxy Tab A9 Plus, che al suo interno ha una tastiera Bluetooth magnetica, quindi si attacca con un magnete qui alla custodia e quindi possiamo tranquillamente andare a far... adesso vi faccio vedere che mettiamo il tablet. Ecco qua. Questo, diciamo, per andare a mettere il tablet è leggermente gommato. Ha anche lo spazio per andare a inserire la pencil. Ecco qua, adesso vi faccio vedere. Allora, intanto lo teniamo chiuso.
Sulla chiusura posteriore abbiamo una protezione anche per la lente della fotocamera. Lo andiamo ad aprire. Come vedete qui abbiamo lo spazio per andare a inserire la pencil, con la possibilità di andare a poi prenderla facendo leva da sotto in questo modo, e la tastiera appunto magnetica che come vedete tiene fa egregiamente il magnete, fa egregiamente il suo lavoro. E quindi poi possiamo andare a se possiamo così dire, utilizzare il dispositivo con tastiera e con un mouse per usarlo come un PC. Quindi se vi collegate appunto a delle sessioni desktop remoto come succede a me per lavoro, se volete fare qualcosa di grafico, lavoro di office, un lavoro insomma un po' più da PC, anche se non ha Samsung DeX, con questo comunque riuscite a fare delle belle cose. Addirittura potete fare anche dei tutorial. Se volete fare dei tutorial dove vi registrate, esistono dei programmi di screen recorder che vi permettono di registrare la fotocamera e registrare quello che state facendo sullo schermo, compreso l'audio del microfono. Quindi potete registrare dei tutorial direttamente con questo tablet, per esempio. A me è già capitato di farlo, per esempio, col Galaxy Tab A7 Lite, che questo è un po', diciamo, il suo successore. Ottimo prodotto. Questa custodia tra l'altro costa veramente poco, vi lascio il link in descrizione, ma torniamo al protagonista di questo video. Aspettate che metto via la tastiera. Ok, questo secondo me è un prodotto eccezionale, tenuto in mano così, tra l'altro non sa neanche di chip, nel senso che è un prodotto, come posso definirlo, si sente, non dico premium, ma non ci siamo molto distanti. In più ovviamente c'è la possibilità di espandere la memoria con una micro SD qua, poi nel modello col 5G c'è la possibilità di andare a mettere anche la SIM. No, voglio dire, tra l'altro se avete un cellulare, uno smartphone Samsung, automaticamente tramite il vostro account Samsung si collegherà al vostro cellulare utilizzandolo come hotspot, ok? Quindi come router wifi in automatico, senza fare grandi casini, grandi configurazioni. Quindi ormai il fatto che abbia o meno la SIM un tablet poco importa, secondo me, ok? Quindi un tablet veramente dalle prestazioni più che dignitose, non aspettatevi cose stravolgenti. Addirittura se volete potete giocarci anche con il joystick della Xbox con Xbox 360, quindi potete giocare col Game Pass, tanto comunque si va a utilizzare la potenza in cloud e quindi volendo potete avere una console portatile. Ottimo prodotto, ve lo straconsiglio. A breve uscirà sul canale anche una nuova recensione di un prodotto non nuovo di casa Samsung, ma dalle potenzialità davvero incredibili. Tengo a precisare una cosa: questo dispositivo, nonostante abbia la porta USB Type-C, è una USB Type-C 2.0, quindi non supporta l'uscita video. Quindi se voi collegate per un tethering, volete trasmettere lo schermo su un monitor o sul televisore, non potete farlo tramite l'USB-C. Supporta però il collegamento di dongle USB-C tipo, che ne so, questo, adesso vi faccio vedere, che vi permette di caricare il tablet, attaccare degli accessori. Quindi potete per esempio attaccare tastiere e mouse con filo, piuttosto che degli hard disk esterni e quant'altro. Insomma, un po' di cose carine si possono fare. Quindi, che dire, Galaxy Tab A9, un prodotto buono. Ovviamente il video non è sponsorizzato da Samsung, quindi l'ho comprato con le mie tasche, ve l'ho detto, l'ho comprato da €1 a 119,99 €. L'ho comprato tra l'altro il 2 di febbraio, ok? E mi sono quindi già un mese e mezzo che ci sto lavorando e mi trovo veramente bene, lo porto sempre dietro, come soprattutto in viaggio, quando non voglio appesantirmi, quindi voglio avere magari un marsupio dove ci può stare all'interno la tastiera, il mouse, ok? Da avere un po', insomma, un sistema per poter lavorare in giro e farci magari anche del piccolo video editing, perché no, e gestirmi i miei contenuti social. Preciso che all'interno della confezione non c'è l'alimentatore, ma è presente solamente il cavo di ricarica USB Type-C, quindi solo casa Samsung qui è andata un pochino a risparmio, ma a parte il fatto che comunque ormai tutte le case produttrici sono un po' più attente all'ambiente, quindi cercano di far risparmiare un pochino
diciamo di essere un po' più green, mantenendo comunque un prodotto degno di nota. Ma ormai non mettono più gli auricolari, non mettono più caricabatterie, che se vuoi te lo puoi comprare a parte, ok? Comunque questo è il cavo di ricarica USB Type-C fornito in confezione. Che dire, Samsung Galaxy Tab A9 è un prodotto giusto con i giusti compromessi per sicuramente il 2024, ma soprattutto per il 2025. Qualità-prezzo imbattibili. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like, un commentino per supportarmi e noi ci vediamo prestissimo alla prossima puntata.